il giorno della partenza. Adesso dobbiamo andare a prendere il primo bus, quello sgangherato della prima volta che siamo venuti a Pipa, poi prendere un altro grande bus e poi insomma diversi mezzi di trasporto per arrivare all'aeroporto di Recife. Siamo tornati in Brasile perché dovevamo incontrare i miei genitori. In realtà il nostro viaggio stava proseguendo nel Sud America, da un'altra parte, ecco. E quindi vogliamo tornare a finire quella parte di mondo, anche se è sempre un dispiacere lasciare il Brasile. Però insomma il viaggio deve continuare. E quindi adesso andiamo a prendere il primo bus, sono le 9, diciamo che 9:20, quindi il secondo bus ce l'abbiamo alle 12, speriamo di riuscire ad arrivare in tempo a Goianinha, quindi vediamo. Abbiamo lasciato Pipa, riprende ufficialmente la nostra grande avventura. In realtà abbiamo delle tappe già fissate molto divertenti e soprattutto curiose per noi, perché affronteremo una nuova sfida che è quella di rinnovare un passaporto all'estero e poi vi spiegheremo bene come fare, e un'altra novità, un'altra parentesi che ci sta molto a cuore è rivedremo una delle persone con cui siamo rimasti in contatto e che abbiamo conosciuto all'inizio di questo viaggio, per cui quasi 2 anni e mezzo fa, ma non vi spoileriamo nulla. Intanto ne approfittiamo, Elena lavora, l'unicorno guarda fuori dalla finestra e Rebecca guarda un immenso acquario gigante. Ultimi step di questa lunga giornata di trasporto. Abbiamo 2 metropolitane che ci porteranno di nuovo all'aeroporto di Recife e stanotte alle 3 avremo il primo dei nostri 2 voli. Ovviamente viaggiare low cost vuol dire prendere i voli nei giorni che costano di meno, Agli orari che costano di meno, con le coincidenze che costano di meno. Quindi noi prenderemo un volo alle 3 di notte dall'aeroporto di Recife che ci porterà all'aeroporto di Rio e lì avremo 5 ore di scalo e poi l'altro aereo che ci porterà nel nostro nuovo paese. Quindi andiamo a prendere la metro. Integrazione aeroporto. Siamo scesi dalla metro e questo è tutto il tunnel da fare per arrivare all'aeroporto senza dover uscire, attraversare la strada, eccetera. Noi ce lo ricordiamo perché l'anno scorso, quando siamo venuti in Brasile, eravamo a Olinda, un piccolo paesino qua vicino a Recife, e siamo dovuti venire qua perché all'aeroporto di Recife c'è la Polizia Federale. Perché? Perché pensavamo di poter stare 3 mesi come visto, cioè il visto del Brasile sono 3 mesi, e poi di poter rinnovare per altri 3 mesi, come succede in altri paesi sudamericani, anche se altri paesi invece hanno magari 6 mesi, no? Come per esempio l'Argentina. Per noi italiani però non è più possibile rinnovare di altri 3 mesi. E quindi ci siamo trovati così, perché l'altra volta poi stavamo aspettando di nuovo i miei genitori, in quel caso a Rio, e non saremmo riusciti a vederli, loro avevano già comprato il biglietto aereo. Così, parlando con la Polizia Federale, ci aveva detto che era comunque possibile rimanere altri 2 mesi, ma andando il giorno dopo che scadeva il nostro permesso alla Polizia Federale e farsi fare
Cos'era? Un foglio tipo? È una carta di circolazione che ti dà a tempo 60 giorni per lasciare il paese, per cui ti dà tempo di terminare quelle che sono le cose che stai facendo, organizzarti e poi lasciare il paese. Esatto, quindi in totale noi l'anno scorso siamo rimasti 5 mesi in Brasile. La prima polizia federale, questa qua di Recife, ci aveva detto che avremmo dovuto pagare, fra virgolette, una multa, solo noi adulti, Rebecca no, equivalente a 100 reais, quindi più o meno 16 euro. Però in realtà la seconda polizia, che è quella che ci ha fatto questo permesso quando eravamo a Brasilia, ha detto che invece non era necessario pagare niente, quindi siamo riusciti a stare 5 mesi. Adesso invece non ne avevamo bisogno perché abbiamo un appuntamento importante in un altro paese e quindi non dobbiamo rinnovare nulla, eccetera, perché non è possibile fare come in altri paesi, per esempio asiatici, dove ti danno il permesso di un mese, si esce, si va in un altro paese e si rientra. Qua non si può, perché il permesso per gli italiani sono 3 mesi ogni 6 mesi, quindi praticamente bisognerebbe aspettare altri 3 mesi per poter rientrare in Brasile. Però con questo piccolo, come si può dire, aiuto, esatto, questo piccolo segreto, che non è un segreto, della Polizia Federale, siamo riusciti a ottenere questo. Quindi adesso andiamo all'aeroporto, sono quasi le 7 di sera. Il nostro imbarco avverrà più o meno, credo, 2 ore prima, quindi a luna di notte. Ci stanziamo da qualche parte, ci mettiamo un po' a lavorare perché adesso non è che abbiamo molto sonno. Magari Rebecca si riesce ad addormentarsi un po'. E poi primo aereo, carrello gratis, quindi mettiamo su tutti i nostri bagagli. No, amore, tutti, che è solo il tuo? Tu no? Vabbè, noi sì. Eravamo qua Una settimana fa. no, un mese fa con i miei genitori. Il nostro c'è già? Immagino di no. Non ce n'è ancora sul tabellone. 23. Esatto. Vabbè, abbiamo tempo. 05 della Voi Passi del Fernando De Noronha. Davvero? Ma Rebecca sta riempendo la sua borraccia unicorno. Questa è una delle borracce che gli ha portato il nonno e la nonna dall'Italia e sono quelle termiche. E sono fantastiche perché anche quando cadono non si rompono. La sua si era già rotta 2 volte. E questa è quella indistruttibile. Abbiamo visto che qua all'aeroporto c'è il siesta box. Cioè praticamente c'è la possibilità di pagare per poter entrare in queste cuccette e dormire qualche ora. Ora a noi non interessa molto e soprattutto pensiamo che costi un pochino, ecco. Non sappiamo quanto costa perché bisognerebbe iscriversi, mettere i dati di pagamento e poi poter entrare. Però può essere utile per chi parte alle 5 di mattina, piuttosto di andare in un altro hotel, entra in queste piccole box, tranquillo e sereno, e dorme un po'. Sono le 3:10 e tutto va Bem-vindos bene. à Latam. É um prazer tê-los a bordo. Primo volo. Estamos Siamo già in próximos à ritardo. nossa partida e para Questa volta Rio la vediamo solo dall'aeroporto e da queste foto. Siamo ancora in Brasile
Adesso tra 5 ore prenderemo il secondo volo. Già fatti i controlli, già avuto il timbro d'uscita dal Brasile. Per me avere questo timbro, cioè uscire dal Brasile ogni volta, è un dispiacere, mi dispiace sempre un po'. Perché di tutti i paesi che abbiamo visto, non so come dicevo sempre, ma mi rimane dentro. Però io sono nomade, dentro sono una gitana e quindi non mi sento, e nemmeno Mirko e Rebecca, insomma, adesso di fermarci. Ma chissà un giorno, insomma, il Brasile è nel mio cuore. Tanto Mirko sta guardando tutte le connessioni, ma non c'è ancora il nostro, no. Giusto? Sì che c'è. A che ora è il nostro, alle? Sì che c'è. Sì, ma non c'è ancora il gate. Ah, ma non c'è ancora il gate. Quindi andiamo intanto a cercare di non addormentarci in piedi, dato che siamo distrutti. Adesso è giunto davvero il momento. Auf Wiedersehen. Ah no. No, Mirko. No. Ciao Brasil. Nos Sentirò vemos. molto la saudade di você. Speriamo di vederci presto, insomma. Quindi salutiamo il Brasile. Già hablo spagnolo ora. Eh sì, e dobbiamo riprendere a parlare un'altra lingua. Otra vez. Vabbè, tra l'altro noi non siamo degli amanti delle lingue, No. c'è da dire questo. Quando siamo partiti parlavamo pochissimo inglese, non ci sono mai piaciute le lingue straniere, spagnolo niente, portoghese figuriamoci. Però ci siamo accorti che in realtà viaggiando è bello imparare nuove lingue, perché è possibile parlare con le persone, Esatto. soprattutto in luoghi dove, magari in villaggetti piccoli dove non parlano l'inglese, così. E un conto è imparare il thailandese o insomma il cinese, ecco. Però quando si tratta di parlare lo spagnolo e il portoghese, che è anche abbastanza simile, insomma, Si può inventare. sì, si può inventare. E poi devo dire che è stato molto bello davvero impararlo, e quindi speriamo di imparare anche nuove lingue in futuro. E adesso possiamo dimenticarlo. Ciao. No, non possiamo dimenticarlo. Torneremo sicuramente ancora in questo paese meraviglioso, e quindi grazie Brasile per tutto quello che ci hai dato. Adesso inizia una nuova avventura. Un'altra. Ultimo trasporto delle 2 giornate, non della giornata singola. Abbiamo circa 4 ore di viaggio. Piacciono le Ande? Che cosa sono? Quelle montagne. Sì. Welcome to Chile. Welcome to Chile. Fa freschino. Dov'è Nikita? Fa freschino. Alexite fuori, amore. Forse. Siamo tornati in Cile. E dopo, non so, credo da quando siamo partiti non sia più successo, qualcuno ci verrà a prendere all'aeroporto. È una persona speciale per noi, è un ragazzo che abbiamo conosciuto 2 anni fa in Palestina. Lui è cileno e è venuto qua a trovare la sua famiglia, noi siamo qua. E dopo vi spiegheremo il perché abbiamo deciso di tornare qui, anche se in realtà siamo a Santiago, quindi non l'abbiamo ancora vista Santiago. E insomma ci incontriamo dopo 2 anni, siamo molto emozionati
Prima però bagno per Mirko, Per forza. dogana, Mamma, ritiro oggi bagagli. abbiamo avuto problemi con le turbolenze, per cui c'era la fila per il bagno, non si riusciva mai a terminare questa fila perché riprendeva le turbolenze, il capitano accendeva la spia delle cinture e ovviamente tutto il personale dell'aereo faceva sedere le persone, giustamente, e quindi niente, il bagno è un miraggio lontano. Comunque abbiamo credo 4 ore di sonno in totale. Ma se Elena hai dormito tutto il viaggio? Perché in totale cosa avrò dormito? 4 qua, 3 di là, sono già 7. No. Sono stato sveglio. Mirko ha deciso di stare sveglio, ma in realtà è stata una decisione pessima proprio. Senza caffè. Ah no, l'abbiamo Comunque, bevuto. sì, l'abbiamo bevuto sull'aereo, volo della TAM. E tutto a posto, siamo anche in orario. Per entrare in Cile bisogna fare anche una dichiarazione che non si sta portando nessun prodotto di verdure, frutta o carne all'interno. Quindi adesso facciamo anche questa dichiarazione e poi riabbracciamo Alexito. Approfittiamo di questo momento di attesa per spiegare il motivo per cui siamo venuti in Cile. Siamo venuti in Cile perché sta per scadere il passaporto di Rebecca, che non dura come il nostro, perché non dura 10 anni ma dura di meno, e per cui adesso dovremmo rifarlo. Il problema è che è un po' complicato rifare il passaporto fuori dall'Italia. Abbiamo scritto a tutte le ambasciate italiane del Sud America, dal Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Cile, Perù, Bolivia, e l'unico da cui abbiamo ottenuto una risposta è il Cile, motivo per cui siamo qui adesso, perché abbiamo un appuntamento fra qualche giorno per rifare il passaporto a Rebecca. Perché? Allora, qualora dovesse avere una necessità, perché è stato smarrito, perché l'hanno rubato, non c'è nessun problema, si va all'ambasciata e si fa in urgenza. Nel momento in cui invece sei un cittadino italiano residente all'estero, per cui iscritto all'AIRE, nessun problema, vai alla tua ambasciata di appartenenza e fai il rinnovo del passaporto. Per chi come noi invece viaggia ma ufficialmente risulta residente in Italia, è un disastro. Infatti molte di queste ambasciate ci hanno risposto dicendo che prima di poter fare il passaporto presso di loro avremmo dovuto cambiare la residenza, cosa che non è assolutamente fattibile, per cui noi abbiamo trovato un escamotage. Alexito! 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 Mamma, sei magro? Sta flaco? Sta flaco? Soy flaco. Sì? Mi manita. Alexito! 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 Alexito!